Are you ready to do the workout? Yeah! This is the beginner's workout. Stand with Ho cominciato dalle cassette di mia madre di Jane Fonda. Da bambino piccolo ero un bambino magro. Poi all'età di quarta elementare, quinta elementare, ho cominciato a mettere su dei chiletti. Quando in prima media ho cominciato a intravedere il primo muscoletto, il bicipite, ho detto Io avevo sempre voluto fare karate così, mio padre non voleva perché diceva che era uno sport violento. Quando poi ho cominciato a prendere il motorino, potevo girare, potevo andare per i fatti miei. Prima palestra che ho trovato, una palestra di kickboxing a Treviglio, Fratelli Mazza. Però il mio amore vero è sempre stato quello del pugilato. Appena ho preso la macchina, poi ho deciso di spostarmi al pugilato, dato che potevo andare a Crema, e lì ho cominciato la mia carriera pugilistica. È difficile da spiegare perché uno dice vabbè, pugilato tiri i pugni e basta. Pugilato non è solo tirare i pugni, è uno sport dove devi essere competitivo. Se hai altri pensieri che ti distolgono da quello, non riesci a dare il 100%. Però quando sei da solo sul ring, se non dai tutto, sono cazzotti che prendi. I cazzotti non fanno bene, quindi... Ahimè, ho dovuto dire, devo smettere. Però io sentivo di aver bisogno comunque di uno sfogo così. Io quando dico sempre che si viene perduto è perché è una cosa che penso davvero. Perché penso che chi si ferma poi dice vabbè, tanto ormai ho raggiunto la metà, ti stai autodistruggendo, ti stai levando un'opportunità di continuare a vivere. Io ho avuto la fortuna di avere il mio vecchio socio. L'idea della street è nata proprio da lui, perché noi ci allenavamo proprio da parte alla street. Cioè era un capannone, era una carrozzeria questa. Prendiamo quel pezzo lì, lo facciamo diventare una palestra, comincia a studiare per diventare coach, tutto quanto, comincia a seguire le ragazze. Ho detto, non sarebbe male come idea. Il coach ti prendi in affidamento, tra virgolette, delle persone e le porti a raggiungere gli obiettivi e i suoi risultati diventano di conseguenza i tuoi risultati. Però io spero di arrivare alla gente per smuovere un qualcosa nella gente e far capire che una persona può star bene facendo determinate cose. Una di queste è l'allenamento. Il mio regno ce l'ho, che è la street, ho i miei guerrieri, cazzo, che mi stanno vicino e mi danno anche motivazione nel fare sempre meglio, di fare bene. Come dicevo, perché un maestro che è per polvere spari. Io fin quando ho colpi da sparare li sparerò, quindi l'allenamento è una cosa che non mollerò mai. Se sono 3 cose che ho fatto bene nella vita, sono le mie figlie. Poco tempo con loro, quel poco tempo che ho, però cerco di passarlo al meglio. Le rendo molto partecipi della mia vita anche sportiva e spero che diventino anche loro delle sportive. Io mi impegnerò sempre per dare il massimo, sia da trainer, sia da allenatore che come atleta. Ovviamente, perché io mi sento ancora un atleta. Ormai fa parte di me. La mia dottrina è questa: l'allenamento, che non è tu devi allenarti. Io ho bisogno di allenarmi, ho bisogno di stare bene. Abbiate bisogno di fare sano sport per il vostro bene. Qua mi sono girato proprio per la telecamera e ho detto,
Abbiate bisogno di fare perché per forza. Penso di aver detto tutto, ho raccontato pure quando facevo allenamenti con Jane Fonda, sì. Ti rendi conto da cosa può cominciare, cioè da un disagio che un bambino può avere, che è quello magari di sentirsi un po' più grosso dei suoi amici, così, che magari sono magari così, è nato tutto, che poi alla fine è quello. Pensare di avere non solo un bel fisico, ma per quello è una conseguenza, ma lo stare bene. Sono Len Kuruma e questa è la mia attitudine.